bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi realizziamo insieme la pasticcino in lurex. Guardate quanto è carina ed è adatta per le occasioni importanti, ma non solo. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci serve per poterla realizzare. E adesso diamo un'occhiata a quello che ci servirà per realizzare questa bellissima pasticcino in lurex che reputo sia adatta veramente per delle occasioni importanti, ma non solo. Partiamo dal cordino, che ovviamente è un cordino in lurex, nello specifico il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi. Io ho scelto la tonalità numero 38, che come vedete ha il lurex in argento, che è adatto agli accessori che andrò ad utilizzare. Ma se andate appunto sul sito Borgo dei Pazzi trovate 26 tonalità, sia con il lurex in oro in argento, ma anche con tonalità in lurex tono su tono. Vi lascio questo codice sconto col quale potete acquistare sia Indalux che tutto quello che trovate sul loro sito. Le rocche si presentano da 250 grammi e al solito a fine video vi dirò esattamente il quantitativo che andrò ad utilizzare. Poi, per quanto riguarda il resto degli accessori, li trovate tranquillamente su Amazon o nelle mercerie online. Partiamo dalla base, è una base ovale 21x8 già preforata, vedete che effetto particolare. Poi una chiusura clic clac da 16 cm che va cucita poi e vi farò vedere come, con dei gancetti già pronti per poter andare a collocare la nostra tracolla da circa 1 metro. Poi come uncinetti per il primo giro andrò ad utilizzare un uncinetto 2,5, per tutto il resto della lavorazione il 3,5, ma per il Indalux potete lavorarlo tranquillamente anche con un 4 o un 4,5. A questo punto possiamo iniziare con la spiegazione di oggi. Iniziamo a realizzare la pasticcino partendo dal fondo, quindi prendo l'uncinetto 2,5 e inizio a creare i nostri punti. Per questo tipo di progetto dobbiamo creare molti più punti rispetto alla normalità, perché appunto la pasticcino, come avete visto per la sua forma, deve essere molto ampia per poi andarsi a restringere e diventare appunto questo modellino. Quindi che facciamo? Io inizio sempre dal lato corto e adesso io su tutto il lato corto, quindi da qua a qua, andrò a creare 3 punti bassi per ogni foro. Quindi iniziato col primo, faccio il secondo ed il terzo. Per questo motivo appunto ho bisogno di un uncinetto momentaneamente più piccolo per poter appunto fare entrare i 3 punti. Nel frattempo io la codina me la vado a lavorare, così la iniziamo a bloccare. Quindi qua il secondo ed infine il terzo. Faccio così anche sui 2 punti successivi. Ed infine altri 3 punti bassi nel foro successivo. Poi in quello successivo ne faccio 2, anche in quello dopo, e in quello successivo ancora ne faccio 3, perché ripeto, devo creare molti aumenti per ottenere quella forma bombata. Poi in questi 2 successivi ne faccio 2, poi 3, di nuovo 2, 3, di nuovo 2, 3, poi 2 e in questa parte qui, quindi dobbiamo farne 3 per ogni foro e farò la stessa cosa da questa parte, quindi alternerò 2 fori dove farò 2 punti bassi e in quello successivo 3 fino ad arrivare da questa parte e completare. Quindi completiamo tutto questo primo giro e ci rivediamo per vedere come iniziare la lavorazione. Primo giro completato, adesso possiamo lasciare l'uncinetto piccolo, io ho chiuso con punto bassissimo e passiamo all'uncinetto 3,5.
Finito il primo giro, catenella e iniziamo a fare solo il primo giro in costa. Quindi prendiamo la costina esterna, vedete, quindi solo quella fuori, e su tutte le maglie disponibili andiamo a creare dei punti bassi in questo modo. Vedete, già si capisce che appunto abbiamo creato molti aumenti, quindi facciamo pure tutto questo giro di contorno appunto bassi in costa e ci rivediamo a questo punto per vedere come proseguire. Arrivati alla fine del giro, io adesso non chiuderò più ogni giro, quindi lavoriamo a spirale e proseguiamo con punti bassi normali, quindi la borsa come punto ho deciso di utilizzarne uno semplicissimo, anche perché la borsa è già vistosa sia per la forma che per il tipo di cordino che sto utilizzando. Quindi andiamo sul primo punto e continuiamo a lavorare i nostri punti bassi, sempre senza fare più aumenti perché già ce ne sono abbastanza. Quindi da adesso in poi la lavorazione fino a circa 16 cm deve proseguire in questa maniera, quindi a spirale e senza fare null'altro, in questo modo. Quindi adesso noi non facciamo altro che alzare il lavoro a circa 16 cm e ci rivediamo, così vediamo insieme come creare le pieghe che daranno appunto questa forma particolare a pasticcino. Sono arrivata quindi a eseguire 16 cm, quindi come corpo borsa. Adesso dobbiamo iniziare i giri in cui andiamo a creare le pieghe e in questo caso saranno 4 perché saranno 2 nel pannello più lungo e altre 2 in quello dietro, sempre nei lati più lunghi. Per trovare questi punti io ho diviso quindi il pannello a metà, mi sono andata a cercare il centro partendo da qui, stessa cosa qui, poi mi sono divisa a metà questi due lati e è come se avessi quindi 4 parti separati e appunto da questa parte a questa parte mi sono trovata il centro, basta fare così, viene facilissimo. Stessa cosa ho fatto dalle altre parti. Adesso quindi non abbiamo chiuso il giro ma continuiamo sempre a spirale, si continua e ho deciso che praticamente poi ognuno può decidere anche di lasciare più o meno punti per creare le pieghe. Io questo punto dove c'è il marcapunti non lo considero, ma vado a contare tornando indietro 1 2 3 4, quindi io mi fermo qui, quindi arrivo, vi faccio vedere esattamente perché sembra difficile ma credetemi è semplicissimo. Quindi arrivata a questo punto, quindi questo punto non lo consideriamo, qui abbiamo 1 2 3 4 e noi non li dobbiamo lavorare. La stessa cosa da questa parte, 1 2 3 4, e su questo punto continuiamo con un punto basso, quindi intanto lo afferriamo, stringiamo per bene, quindi ci avviciniamo e creiamo il punto basso e si comincia a intravedere, poi assumerà la sua forma corretta, la prima piega, vedete? Adesso poi nell'altro giro vi farò vedere come chiudere questa parte. Si continua normalmente, sempre a punto basso, fino ad arrivare da questa parte e fare la stessa cosa. Quindi ci rivediamo a questo punto e vi faccio vedere come creare l'altra piega. Sono arrivata da quest'altra parte, quindi io conto 1 2 3 4 che non devo lavorare. La stessa cosa da questa parte, quindi questo, ripeto, dove c'è il marcapunti non si conta. 1 2 3 4, prendo questo punto e mi vado a lavorare un punto basso, quindi stringo e lavoro normalmente. Quindi ho saltato tutti quei punti, in totale ne ho saltati 9. Io per praticità metto il punto
metto il marcapunti, così mi viene poi più facile trovare. In questo momento sembra storta, ma poi vedrete che appena faremo il giro successivo, ma già si comincia a intravedere la forma che andrà a assumere la nostra pasticcino. Si continua come prima e si arriva da questa parte e si fa la stessa medesima cosa che abbiamo fatto da questa parte, lo facciamo sia qua, quindi mi raccomando 4 punti e 4 punti si saltano, stessa cosa da questa parte e ci rivediamo quindi prima di arrivare nuovamente dove abbiamo già lavorato la prima piega per farvi vedere come chiudere questo spazio che si è creato. Ho realizzato tutte le 4 pieghe, adesso non possiamo lasciare questa parte aperta, quindi cosa facciamo? Una volta che noi siamo arrivati da questa parte, dobbiamo appiattire questa parte qui e andarla a lavorare con dei punti bassi, quindi io, vedete, devo fare un altro punto libero in questo modo, quindi questo lo lavoro normale, io poi mi aiuto e metto, vedete, in questa maniera e da questo punto successivo vado ad acchiappare i punti che mi trovo di fronte in questo modo finché non li faccio tutti. Aspettate che si è creato un nodino. Succede con i cordini, penso anche a voi. Quindi, vedete, ho chiuso tutte le parti, quindi posso proseguire, anzi, volendo c'è anche l'ultimo se vogliamo acchiapparlo. E si continua fino alla prossima piega. Adesso vi faccio vedere qual è il risultato. Così si vede meglio. Così abbiamo chiuso completamente queste aperture e vedete che già si inizia a formare meglio la piega che abbiamo fatto. Volendo, la pasticcino si può creare anche un'unica piega davanti e una sul retro, magari lasciando più punti. A me è sembrato più carino crearne 4 che dà più movimento proprio alla borsa. Quindi continuiamo, anzi io adesso tolgo anche il marcapunti, vi faccio vedere anche quest'altra piegolina chiusa. Quindi noi continuiamo, punti bassi, si continua. Adesso noi andiamo ad appiattire questa piegolina come abbiamo fatto prima, vedete? Quindi questo lo possiamo lasciare libero, non ha importanza se in una piegolina vi servono 3 punti o ve ne servono in quella dopo 4, l'importante è che noi facendo in questa maniera ci ritroviamo così, anzi questo volendo possiamo acchiapparlo pure, quindi faccio in questa maniera, vedete, così andiamo a chiudere tutto e il lavoro viene molto meglio rifinito, insomma. Facciamo anche l'ultimo, noi cerchiamo di acchiappare anche l'ultimo angolino e si procede. Io ovviamente ho preso già la misura della click clack, ve la faccio vedere nel passaggio successivo, che chiaramente ho fatto anche i miei conti perché ne ho lasciati 4, ho lasciato scusate 9 maglie, perché se ne lasciavo qualcuna in più non avrei avuto la giusta apertura per poi collocare la nostra click clack, appunto la nostra chiusura. Quindi cosa facciamo? Completiamo con lo stesso procedimento anche queste 2 pieghe e ci rivediamo per fare i giri successivi. Ho cucito tutte e 4 le pieghe, quindi adesso noi ci troviamo in questo modo.
L'apertura della click clack che ci serve è perfetta. Adesso noi dobbiamo creare circa 4-5 giri, ve lo dirò dopo se me ne servono 4-5. Dobbiamo continuare a lavorare a punto basso, quindi tutto attorno, per creare l'alloggiamento per poi poter cucire in modo agevole la nostra click clack. Quindi si continua sempre senza chiudere i giri. Chiuderemo alla fine con asola di chiusura quando avremo terminato questi giri. Quindi magari vogliamo mettere un marcapunti, volendo, magari qui, per segnare quanti giri andremo a creare, e soprattutto sappiamo anche da che punto abbiamo più o meno iniziato. È il lato corto, ma noi ci mettiamo un marcapunti e siamo a posto. Quindi facciamo questo lavoro. Lo ripetiamo almeno 4 giri, quindi da questo punto in poi lo ripetiamo 4 volte o al massimo 5, sarò più precisa alla fine e poi vi farò vedere come iniziare a cucire la click clack. Ho completato i 5 giri, quindi alla fine ne ho fatti 5, quelli che vi avevo mostrato prima, e adesso quindi io ho inserito la click clack, l'ho momentaneamente bloccata con queste pinze e adesso dobbiamo cucirla. Quindi io cosa ho fatto? Ho preso un ago e del filo invisibile, così la cucitura non si vedrà. Quindi fatto questo, io inizio da questa parte. Quindi io ho messo questi, diciamo, marcapunti per fare in modo che questa parte qui sia perfettamente in linea con il centro di della nostra base, per essere appunto perfettamente centrata e quindi non essere poi storta. Quindi prendiamo quindi il nostro ago e iniziamo a inserire l'ago e sbucare dai fori che ci sono qui sotto. In questo modo. Poi andiamo avanti nel foro successivo, sbuchiamo da questa parte. Io faccio in modo che questa solina entri qui dentro, quindi così salviamo perfettamente la cucitura. Vado avanti, io riesco dallo stesso foro, vedete? E vado in quello successivo e mi aggancio qui. Spero sia chiaro. E poi riesco da questa parte. Io la cucio sempre così la click clack e mi sono trovata bene, perché poi alla fine in questo modo non si rischia che si possa scucire. Quindi si va avanti in questo modo. Mi raccomando, tiriamo per bene. E se voi vedete, facendo questo tipo di cucitura, queste asoline, vedete queste qui, vanno poi man mano a incastrarsi all'interno, man mano che noi andiamo a cucire. Quindi facciamo tutto questo lavoro per tutta la nostra circonferenza e ci rivediamo a borsa completa. Pasticcino completata, secondo me è venuta una meraviglia. Quindi con queste due pieghe davanti e dietro ha assunto veramente la forma di un pasticcino. Poi io ho messo così per farvi vedere che in base alla tracolla che andrete a mettere può essere molto versatile nell'essere portata, quindi la possiamo portare così, guardate quanto è bella, oppure a tracolla, quindi in questo modo, oppure mettendo una tracolla più piccola, quindi facciamo finta che questa sia più piccola,
indossata in questo modo, quindi è molto versatile, dipende l'occasione, perché secondo me è una borsa che è adattissima per le varie occasioni. Potete anche realizzare la base all'uncinetto, non cambia nulla, la lavorazione è uguale, quindi non vi preoccupate. E mi raccomando, date un'occhiata sul sito Borgo dei Pazzi, perché abbiamo tantissime combinazioni, perché oltre ad avere il lurex in argento ci sono tante tonalità, sia con l'argento, con l'oro, addirittura tono su tono, quindi vi potete assolutamente sbizzarrire. Quindi con questo codice sconto lo potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, ma non solo, in Daluk, su tutto quello che trovate sul loro sito. Se ci sono difficoltà, quindi avete qualche dubbio, mi raccomando, mandatemi un messaggio, fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione.